Attentato di Monaco, anche un bambino tra i feriti gravi dopo l'auto sulla folla. Steinmeier in visita sul luogo dell'attacco. Nei giorni in cui si intensificano i colloqui telefonici per arrivare a una pace tra Russia e Ucraina, l'intervista è di Euronews a Dmytro Kuleba, ex ministro degli esteri di Kiev. Guerra in Ucraina. Nella notte drone russo colpisce la centrale nucleare di Chernobyl, sotto controllo i livelli di radiazione. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un duro monito all'Europa, affermando che la Russia potrebbe preparare un atto di aggressione contro i membri della NATO già dal prossimo anno. Zelensky ha parlato alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, dove il futuro dell'Ucraina è il primo punto all'ordine del giorno. And I think this is his idea. And I think that all I've got from intelligence and etc. I think, to my mind, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. And we will not have any war in the world in Europe, but you will not stop him just to say, yes, he said that, we will stop. It's not enough. Il presidente ucraino ha aggiunto che sono necessarie immediate garanzie di sicurezza per l'Ucraina dopo che il segretario alla difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato che l'adesione dell'Ucraina alla NATO non è realistica. I politici dell'UE rimangono molto preoccupati per la reazione degli Stati Uniti e per l'eventuale sostegno in caso di attacco. If we are not ready today for NATO, okay, we will wait, but we can't just wait. We will wait with some security guarantees for today. That's my position. Zelensky incontrerà anche il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance a Monaco per discutere le idee del presidente Trump per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Nei giorni in cui si intensificano i colloqui telefonici per arrivare a una pace tra Russia e Ucraina, Euronews ha intervistato Dmytro Kuleba, diplomatico e politico ucraino, ministro degli affari esteri dal marzo 2020 al settembre 2024. Overall, Russia is interested in three topics: land, NATO, and money. And now we see that land and NATO are already gone without any fight. Of course, Ukraine will continue to insist on it, but this US position has been set more than squarely. So what stays on the table is money, and that will be about sanctions, about frozen Russian assets, and the new element added to it is this raw material agreement that Trump wants to sign with Ukraine. Tra gli attori principali di ipotetiche trattative di pace tra Russia e Ucraina, gli Stati Uniti a guida Donald Trump. Cosa ne pensa Kuleba del piano del presidente USA? So high expectations, but I don't think there will be anything new. What coming from the US side? What I think could happen is whether Europe is going to speak up. But Europe has been silent so far, and it has to give its voice. It has to say what is happening, what is its view on this, because basically everything that Trump said and did so far did not only not match Ukrainian interests, but also European interests. L'Ucraina vuole l'adesione alla NATO, ci sono invece suggerimenti di diverse garanzie di sicurezza, come le forze di pace europee. Kuleba ritiene che ciò sia irrealistico. 3,000 kilometers of the front line. 3,000 kilometers. Zelensky said at least 200,000 troops are needed, and he is very humble in his assessment. That means that all the entire armed force of the entire European Union will have to go through the peacekeeping operation, because if you deploy 200,000 to the line, it means that you need to have at least 200,000 at home, resting and preparing for the rotation. The cost of this mission is uncountable. I mean, I cannot even count how much it is going to cost. And listen, if you have all that money that you are ready to invest in peacekeepers, it will be much cheaper
to give them to Ukraine, to allow it to build up its own army and fight the Russians, without exposing the lives of EU soldiers to the threat of being caught up in fire. Diverse persone, tra cui un bambino, sono rimaste gravemente ferite dopo che un'auto è piombata su una manifestazione sindacale giovedì mattina a Monaco. Il presidente della Baviera Söder, il presidente tedesco Steinmeier e il sindaco di Monaco, insieme ai membri del sindacato, hanno lasciato dei fiori sul luogo dell'attentato che ha ferito 36 persone. L'attacco arriva una settimana prima che i tedeschi si rechino alle urne. Il cancelliere Olaf Scholz ha promesso espulsioni più rapide, anche se il colpevole viveva e lavorava legalmente in Germania. L'autore del gesto ha confessato, secondo quanto dichiarato dall'alto procuratore di Stato in una conferenza stampa. La polizia sospetta una motivazione religiosa. La presidente del sindacato, Claudia Weber, ha dichiarato di aver partecipato alla manifestazione, ma di non aver assistito all'attacco. Ja, wir sind alle total schockiert und betroffen und es ist so schlimm, dass es passiert ist. Und wir haben nur einen Gedanken, wir sind bei den Kolleginnen und Kollegen, die im Krankenhaus sind und wir hoffen, dass alle wieder gesund werden. Das ist unser einziges Anliegen und unser Schmerz jetzt. Wir sind wahnsinnig betroffen. Tante le candele lasciate sul posto, con messaggi che chiedono unità per proteggere la democrazia e i diritti umani. Il direttore esecutivo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i servizi e i progetti ha avvertito che la crisi umanitaria nella striscia di Gaza è ancora in corso, nonostante l'accordo di cessate il fuoco che, avverte, deve durare. Jorge Moreira da Silva ha visitato giovedì la striscia perché l'UNOPS lavora per agevolare l'arrivo di aiuti umanitari e fornisce carburanti ai palestinesi e per capire qual è il reale impatto della guerra. Ha parlato con Euronews in collegamento. So I was puzzled by what I saw on infrastructure. The collapse of the infrastructure, the collapse of the housing, the collapse of the roads. 70% of all infrastructure is destroyed. So the key point from my visit to Gaza is it's fundamental to bring all aid, all humanitarian aid that is needed in terms of emergence, but it's fundamental to prepare early recovery. Early recovery means removing the rubble, rehabilitating the roads, bringing electricity, bringing sanitation, constructing the hospitals and the schools. Euronews gli ha chiesto se l'annuncio del presidente Trump di congelare l'USAID possa influenzare gli aiuti umanitari a Gaza e quale ruolo possa svolgere l'UE in questo contesto. Il direttore non ha voluto commentare alcuna decisione specifica di uno Stato membro, ma è stato chiaro: la comunità internazionale deve fare qualcosa. I saw clearly hope, the expectation that the ceasefire will last and that the worst has already passed. So we cannot fail. We cannot fail. It's important that the international community puts the pressure that is needed on the parties to preserve the ceasefire, but also that the international community provides all aid into Gaza. Moreira da Silva non ha dubbi che l'Unione Europea svolgerà un ruolo importante. Il mese scorso la Commissione ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti umanitari per Gaza del valore di 120 milioni di euro, che porta il totale dell'assistenza umanitaria dell'UE a oltre 450 milioni dal 2023. Inoltre i voli del ponte aereo dell'UE hanno consegnato oltre 3.800 tonnellate di aiuti. La visita a Gaza dell'UNOPS fa parte di una più ampia missione in Medio Oriente che include anche Libano e Siria. Continuano i problemi di salute di Papa Francesco. La sala stampa vaticana ha fatto sapere che al termine delle udienze del venerdì il pontefice ha deciso di farsi ricoverare al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tuttora in corso. Secondo fonti vicine al Vaticano non ci sarebbero particolari preoccupazioni, annullati comunque tutti gli impegni di Papa Francesco fino a lunedì. Nel weekend era in programma il Giubileo degli Artisti con la visita di Bergoglio a Cinecittà lunedì.
United States. That's the most important. What about partnership with the EU? Why does the EU need Montenegro? But it's even more than partnership. You know, we are next in line to join EU, so we are basically behaving as an EU member state already. We want to close all the chapters by 2026, by end of 26, and we are hoping to join in January 28th. So this is the plan, to be 28th by 2028. And I think it's for us, Montenegro we are very optimistic about our economic future. In the last 4 or 5 years, we have managed to double our GDP. So what it means is that I think by the time we join, we might be not net receiver of EU funds, but maybe net contributor. So that's one way to contribute to EU. And secondly, obviously, Montenegro is a multi-ethnic, multi-religious society, having basically all the Balkan nations inside. And getting Montenegro in is a sort of a bridge towards the rest of Balkans and a hope towards the rest of Balkans. It's kind of a beacon of light that EU is open for us. And what exactly indirectly will you, I mean, you mentioned a few things there, but what will you be bringing to the table? So these are the things. I think the values that we bring and the financial contribution potentially, as well as the insight into how to get to the Balkans. And why does this need to happen now? Why now? But I think it's the best time now because Europe has, you see that everybody wants to enlarge in the world. Like the big powers are racing, big powers are innovating, big powers are trying to find new markets, and I think EU should do the same.